Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un video tanto richiesto, un video di studio sulla origine, sulla genesi delle forme pensiero. Che cosa sono le forme pensiero? Cosa sono gli elementali con la L di Livorno, Lecce, Latte, e come agiscono su di noi, come possiamo maneggiare tale energia a nostro beneficio e a beneficio degli altri, come evolvere tutto verso il bene. Che cosa sono le forme pensiero? Le forme pensiero sono ciò che viene creato. Ciò che viene creato ha origine tutto dal pensiero. Il pensiero quindi è fondamentale, è la sola cosa che permette di creare la propria realtà. Noi creiamo già alla base dei nostri pensieri, tutta la realtà manifesta è ciò che abbiamo creato con i nostri pensieri. Dunque sarà un video di studio, cercherò di dirvi tutto quello che conosco, che so, comprovato dall'esperienza empirica, e sorgeranno milioni di domande, di sfaccettature. Io vi dico quello che so e poi elaboreremo anche in base alle vostre domande altri video. È un video che volevo fare già da un po' di tempo e mi bloccava sempre il fatto che dovessi trovare le parole giuste per rendere più fruibili possibili i concetti. Ma questo era un mio limite e stiamo qui in questa incarnazione che ci dobbiamo superare. Quindi adesso io vi sparo tutto quello che so e come l'ho messo in pratica, anche relativo a tutto ciò che chiamiamo come benedizione, maledizione, il malocchio, che cos'è. Allora cercheremo di partire da concetti importanti, più generici, per poi andare a vedere nella pratica che cosa sono effettivamente. E un libro che vi suggerisco, fondamentale per comprendere anche le forme, pensiero, i concetti chiave, gli elementali, è il libro chiamato Il corpo mentale di Arthur Powell, che comunque ve lo metto sotto all'info box in descrizione. Allora ragazze mie e ragazzi, partiamo. Tutto ciò che è creato è quello, come vi stavo dicendo prima, che vedete davanti ai vostri occhi, è un pensiero condensato. Tutto ciò che è stato creato, il creato in sé, ha avuto origine dal pensiero della divinità. Che vuol dire pensiero condensato? È una forma pensiero, cioè un pensiero che prende forma. La Terra è una forma pensiero del Logos, chiamato anche Dio, chiamato anche creatore. Quindi la Terra è un pensiero di Dio, cioè che ha preso forma in materia condensata dal Logos, da Dio. È più corretto dire Logos, ma chiamiamolo Dio come vogliamo. Quindi tutto ha origine da un pensiero. Sono i vostri pensieri che creano la realtà. Pensieri coscienti o pensieri inconsci. E siccome l'anatomia dell'universo è composta da dimensioni diverse, ogni dimensione ha una materia sua che vibra a frequenze diverse, va bene? Quindi ogni dimensione ha una sua materia, la dimensione materiale. Meglio conosciuta questa materia specifica come energia, che vibra a frequenze diverse. Quindi ogni dimensione ha una sua materia. Che cosa differenzia una dimensione dall'altra? L'energia con cui vibra tale materia. Noi vediamo tipo il tavolo, la sedia e quindi le percepiamo come reali perché vibrano a una frequenza
diversa da quello che noi non possiamo percepire con i cinque sensi. Va bene? Ma ciò non vuol dire che non sia reale ciò che non vediamo, vibra a frequenze più sottili. E in questa sede oggi ci occuperemo di quelle cose, di quella materia che non si vede, ma che è reale, proprio perché è chiamata forma pensiero, che come vi descriverò più avanti è fatta di materia di pensiero, materia astrale, materia psichica. Quindi tutto è energia che vibra a frequenze diverse. Le cose che noi vediamo e tocchiamo vibrano alla frequenza dei nostri cinque sensi. Quelle che non vediamo vibrano a frequenze dei sensi più elevati. Sesto senso, settimo senso, ok. Quindi abbiamo la materia, l'energia fisica, l'energia che si condensa in quella fisica che vediamo, chiamata anche materia grossolana, a quella più sottile che non vediamo con i sensi fisici, perché vibra, cioè la stessa energia, vibra in frequenze più sottili, non direttamente percepibili ai cinque sensi fisici. Vi devo fare queste premesse, ragazze mie, perché parliamo proprio di anatomia dell'universo. Ragion per cui sono concetti molto complessi che cercherò nel modo più semplice di renderveli fruibili, va bene? Proprio nel modo più semplice, per quanto possa fare. Laddove non posso omettere determinati termini, utilizzerò i termini che vanno utilizzati, va bene? Questa materia più sottile, quella che non percepiamo con i cinque sensi, si chiama materia eterica, materia astrale, materia mentale. L'uomo è fatto da un corpo fisico, materia grossolana, energia condensata, quindi grossolana, da un corpo eterico, chiamato anche doppio eterico, perché sono sempre strati di materia grossolana, quindi fisica, ma su livelli impercettibili ai sensi. Il corpo eterico è il reticolato distante circa 3-5 centimetri dal corpo fisico, cioè circonda proprio il corpo fisico, quindi il corpo eterico è intorno al corpo fisico, proprio della stessa forma del corpo fisico, ok? Ed è un reticolato energetico. Il corpo astrale, invece, è la sede delle emozioni e dei sentimenti e desideri. Il corpo astrale, invece, ha una forma ovoidale che circonda tutto il corpo fisico ed eterico. È anche detto il corpo del desiderio, dove la materia è fatta di emozioni. E se ci pensate, è inconcepibile per l'uomo capire cos'è una materia fatta di emozioni. E quindi è necessario, quando vi parlo di questi argomenti, una masticazione costante di queste terminologie per andare ad aprire nuove sinapsi cognitive. Quindi per l'uomo è impercettibile parlare di materia di emozioni. Che cos'è? Tu puoi percepire solo attraverso i cinque sensi. Tu vedi la materia, il legno, il ferro, ma una materia di emozioni non sai cos'è. Va bene. Poi abbiamo il corpo mentale inferiore e superiore, che è sede dei pensieri che facciamo. Il corpo mentale e quello astrale sono connessi fortemente, perché nel momento in cui noi pensiamo qualcosa, ne sentiamo immediatamente l'emozione, va bene? Il corpo mentale può generare pensieri nobili, ideali, e viaggiare nei cosiddetti mondi buddici, che sono i mondi superiori, oppure fare dei pensieri egoistici e non accedere ai mondi buddici, che ripeto sono quelli ancora più al di là del corpo mentale, ossia pressoché quel corpo causale che è la sede dell'anima, la sede della luce divina,
senza il filtro degli altri corpi. Allora, è molto più complesso di come adesso sto cercando di spiegarvi, ragazze e ragazzi. E facciamo più semplice, ok? Facciamo più semplice. Allora, l'anima si incarna sul piano terrestre utilizzando una macchina. Tale macchina è composta da corpo fisico eterico, astrale e mentale, che praticamente sono i 3 corpi di vari livelli, a seconda del grado di coscienza con cui ci si incarna. Questa macchina, la sede dei 3 corpi, fisico, eterico, astrale, mentale inferiore. L'astrale e il mentale inferiore sono quasi insieme, poi c'è il corpo causale che è proprio la sede dell'anima. Quindi questi 3 corpi e mezzo, ecco, questi che vi ho nominato adesso, sono la sede dell'ego inferiore, va bene? Ok. Allora, già in questi primi minuti sto omettendo una valanga di informazioni cruciali e fondamentali per quanto riguarda il corpo eterico, astrale, mentale inferiore, mentale superiore, corpo causale, livelli buddici. Sto omettendo tutto volutamente, altrimenti entriamo in delle vie dove poi dobbiamo iniziare dei discorsi più pertinenti a quelle vie. Ma adesso la sede oggi è quella delle forme pensiero e quindi sto omettendo proprio un corpus di argomenti fondamentali proprio per scelta, in modo tale da rendervi più facile il passaggio. L'uomo dunque, essendo un creatore, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, ricordiamo, come dissero chi ha fatto l'uomo. L'uomo dunque, essendo un creatore, crea la realtà. Come? Come crea la realtà l'uomo? Con l'ausilio del pensiero. Il pensiero è lo strumento con cui l'uomo crea la realtà. Più l'uomo cresce in coscienza, più i suoi pensieri saranno elevati e meno soggetti all'azione delle emozioni. Mi spiego? Che sono pulsioni del corpo astrale. Diciamo che l'uomo comune a questo stadio di evoluzione del pianeta Terra dove ci troviamo oggi è governato non dal suo vero pensiero e quindi non dalla sua volontà cosciente, cioè dal corpo mentale, ma è governato dai suoi sentimenti, emozioni e impulsi, cioè dal corpo astrale. Uno degli scopi principali di un risvegliato, di un ricercatore della verità, è quello di addestrare il suo corpo astrale con la volontà per non essere in balia di sentimenti, emozioni e pulsioni. Dovete sapere che il nostro corpo astrale è ancora molto rudimentale, mi spiego, a differenza del corpo fisico che è perfetto, in quanto fa tutto da solo. Digerisce, respira, guarisce senza che noi dobbiamo dirgli nulla. Questo perché il corpo fisico è stato costruito all'inizio dei tempi sull'antico Saturno con l'ausilio delle gerarchie spirituali, come ci spiega bene, ce lo spiega egregiamente Rudolf Steiner nel trattato La saggezza di Rosa Croce. Bene, il nostro corpo astrale dunque è come un bambino capriccioso che va educato. Ossia, le nostre emozioni, impulsi e sentimenti vanno educati con la volontà, ossia con il pensiero, attingendo al corpo mentale superiore. Quindi possiamo distinguere forme pensiero consce e inconsce. Bene. Meglio dire che un pensiero o un'idea coscientemente formulato, immaginato, a cui si dà costantemente carica con la volontà di richiamarlo alla mente e quindi che diviene sempre più dettagliato ogni volta che lo ripensiamo, crea quindi una forma. Quindi ogni volta che noi pensiamo un pensiero, un'idea, qualcosa, crea una forma. Appunto, da cui forma pensiero.
perché richiamiamo materia di quella dimensione, materia astrale, materia mentale, e si crea una forma. Ok. Mentre poi un pensiero meno dettagliato, come può essere un pensiero devozionale, ossia proprio la devozione per una causa, va bene? La devozione per una causa non è una forma pensiero, è un pensiero meno dettagliato, non ha una forma, è più una sorta di energia senza forma, non ha una forma. Ripeto, è molto difficile spiegare questi concetti. Lasciatevi proprio ispirare, lasciatevi sentire. Ok. Quindi stavamo dicendo un pensiero meno dettagliato, come può essere un pensiero devozionale, quando si ha la devozione per qualcuno, per un'idea, per una causa, per una religione o un qualsivoglia devozione, va bene? Questa devozione, questo pensiero devozionale crea invece un'onda pensiero che è più generica, ma raggiunge una vastità più ampia rispetto alla forma pensiero, che può essere indirizzata ad un oggetto, ad una persona o una cosa specifica. Quindi l'onda pensiero è più generica e raggiunge più vastità, mentre una forma pensiero, che può essere indirizzata ad un oggetto, una persona o una cosa specifica, ha proprio una focalizzazione in tal senso, cioè più mirata. Ora, facciamo un attimo la differenza. Come agisce l'onda pensiero, come agisce la forma pensiero? L'onda pensiero, se per esempio state pregando Gesù con devozione, ok? Quindi state pregando con devozione Gesù e vicino a voi c'è un buddista. La vostra onda pensiero devozionale si legherà alla devozione che il buddista ha per Buddha, rafforzando il suo credo. E viceversa, il pensiero devozionale che un buddista ha per Buddha alimenterà e rafforzerà il tuo credo che stai pregando Gesù. Va bene? Quindi è l'onda devozionale che agisce in chi ha devozione per qualcosa o per qualcuno. Bene. Oppure la vostra onda pensiero di un mondo meraviglioso, state pensando a un mondo meraviglioso con le immagini che state creando nella vostra mente. Se intorno a voi c'è qualcuno aperto a tale frequenza, rinforzerà anche la sua visione di un mondo meraviglioso. Va bene? Le onde pensiero hanno un raggio di azione più vasto, cioè vanno su più persone, ma più limitato nello spazio, cioè il vostro intorno. Mentre le forme pensiero, ossia un pensiero ripetuto che si alimenta con la vostra volontà di pensarlo, non ha limiti di spazio e arriva istantaneamente anche dall'altra parte del mondo, a una persona, ok. Quindi l'onda devozionale è più spaziosa e intorno a voi crea una risonanza con tutte le altre persone che hanno quella stessa devozione o un altro tipo di onda pensiero che non è specificata, non ha una forma quest'onda pensiero, è più vasta, mentre la forma pensiero è mirata, agisce direttamente su una persona, su una situazione, una circostanza anche dall'altra parte del mondo. Quindi la differenza fra l'effetto di un'onda pensiero e quello di una forma pensiero è che l'onda pensiero, come vi ho detto prima, non produce un pensiero perfettamente definito, ma tende a produrre un pensiero dello stesso carattere al quale essa stessa appartiene. Collera piuttosto che devozione. Quindi l'onda pensiero è perciò molto meno efficace nella sua azione, ma raggiunge un circolo molto più vasto. Una forma pensiero invece trasmette un'idea completa e definita, perché più dettagliata, trasferisce l'esatta natura del pensiero a coloro che sono preparati a riceverlo, ma può toccare solo una sola persona per volta. Se per esempio riguardo
alle onde pensiero voi state nutrendo collera, quella collera troverà spazio anche in chi intorno a voi risuonerà quella vibrazione di collera. Ecco spiegate per esempio le risse collettive. Quindi voi avete collera, sprigionate quell'onda pensiero e chi nutre collera all'interno, al di là della motivazione, scatenerà la sua collera anche. Mi spiego, quindi un esempio possono essere proprio le risse collettive. L'insieme di tante qualità, che siano positive o negative, quali la devozione, la gentilezza, l'eleganza, l'amore, ma come pure l'odio, la collera, l'invidia, la gelosia, dobbiamo prefigurarcele come dei contenitori all'interno dei quali si andranno a depositare le qualità delle forme pensiero o onde pensiero di ogni uomo sulla terra. Quindi, se per esempio stai coltivando collera per qualcuno, tale collera nutrirà il contenitore negativo della collera collettiva, chiamato anche egregora. Quindi, se tu stai coltivando collera per qualcuno, tale collera nutrirà l'egregora negativa della collera collettiva e chiunque stia viaggiando in quel momento sulla terra alla stessa frequenza e sta per compiere un omicidio, si servirà anche della tua collera per compierlo. Mi spiego? Cioè, capite quanto siamo responsabili anche per ciò che non ci riguarda apparentemente. Così come se stiamo alimentando forme pensiero nobili di coraggio e fede, amore, supporteremo chi in quel momento ha bisogno di coraggio e fede per non mollare. Magari qualcuno che sta per rischiare la vita, qualcuno che deve salvare qualcun altro. Noi con le nostre forme pensiero di amore e coraggio nutriremo il suo coraggio e saremo noi responsabili di un atto eroico. Siamo tutti responsabili, tutti. Ora, entriamo nel vivo delle forme pensiero, chiamati anche elementali, con la L. Piccola precisazione. Anche tutti gli spiriti della natura sono spiriti elementali, perché fatti di sostanza astrale, ossia hanno origine da un pensiero del Logos. Cos'è il Logos? Dio, creatore. Il creatore di tutto è il Logos. E gli spiriti della natura, chiamati, che sono spiriti elementali, sono costruiti con materia astrale, quindi non sono percepibili dai nostri cinque sensi, ma sono percepibili dallo sviluppo della chiaroveggenza o chiaroudienza. Poi, come sono soliti fare alcuni spiriti della natura, come le fate, gnomi, come sono soliti fare per rendersi visibili all'uomo, spesso ai bambini. Spesso i bambini sono visibili, le fate, gli gnomi, ok. E come fanno a rendersi visibili? Non è che i bambini sono subito chiaroveggenti o chiaroudienti, però tantissimi bambini hanno già questa qualità sviluppata. Ma le fate e gli gnomi si rendono spesso visibili agli esseri umani, come possono essere i bambini che hanno proprio il cuore aperto e pulito alla fede cieca di quello che non si vede perché già sentono dentro di loro tutto. Che cosa fanno gli spiriti della natura, in questo caso le fate o gli gnomi? Raccolgono parti di materia eterica intorno a loro e si rendono visibili. Vabbè, ma questo argomento non è per la sede di oggi, ok? Allora, ogni essere umano ha dentro di sé il
logos cristico, cioè Cristo, la fiamma cristica. Significa che ogni essere umano può padroneggiare tutti i poteri di creazione possibili. Ricordiamo, la creazione parte dal pensiero. Ok. Gli elementali o forme pensiero possiedono vita propria una volta che vengono creati, proprio come qualsiasi forma vivente, e possono avere un'esistenza indipendente da chi li ha proiettati, da chi li ha creati. Qualunque pensiero o sentimento una persona proietti all'esterno, va bene? Quindi qualsiasi pensiero o sentimento tu proietti all'esterno, si tratta di un elementale. Qualsiasi cosa tu pensi, qualsiasi cosa tu credi, tutti i tuoi pensieri sono elementali. Cioè si tratta di un elementale, cioè di una forma, di un qualcosa, di vivente. Allora, facciamo una precisazione. Negli elementali ci sono anche forme pensiero più deboli e diversificate. Quindi a mio avviso includerei anche le onde pensiero, va bene? Quindi abbiamo fatto la precisazione onda pensiero, forma pensiero, va bene. Siccome negli elementali ci sono anche le forme pensiero più deboli, che sono proprio le onde pensiero, le devozionali, di gioia, a prescindere da qualcosa, o di collera, a prescindere da qualcosa, perché nutriamo collera all'interno per le nostre vicissitudini animiche, di personalità, eccetera. Ok, le includiamo tutte negli elementali. Quindi onde pensiero e forme pensiero le includiamo negli elementali. Ok. Come vi ho accennato prima, una persona può vibrare attraverso i pensieri e i sentimenti, ossia può vibrare per mezzo del suo corpo mentale, cioè della propria volontà, oppure vibrare attraverso i sentimenti, cioè con il corpo astrale, quello più rudimentale, e quindi può lasciarsi trasportare più dall'emozione che non dalla volontà cosciente. Quindi abbiamo due tipi di personalità, cioè possiamo vibrare a due tipi di vibrazione: tramite il corpo mentale, vibrazioni nobili elevate, o tramite il nostro corpo astrale, vibrazioni più basse, più rudimentali, piuttosto che vibrare tramite il corpo mentale, che ha a che fare con i nostri pensieri coscienti. La maggior parte dell'umanità vibra al corpo astrale rudimentale, quindi si lascia trasportare dagli istinti, dalle emozioni, dai sentimenti, piuttosto che dalla volontà cosciente. Ok. Il modo in cui una persona vibra determina il tipo e la qualità degli elementali che crea. Nelle dottrine spirituali e nelle dottrine esoteriche vengono distinti questi due tipi di personalità vibranti a persone che vibrano a frequenze di desiderio pensiero e persone che vibrano a frequenze di pensiero desiderio. Quelle che vibrano alla frequenza del desiderio pensiero vibrano alla frequenza del corpo astrale, quindi più rudimentale, si lasciano più trasportare dalle emozioni, dalla parte istintuale, piuttosto che dalla volontà cosciente. Invece quelle che vibrano ai pensieri desiderio sono delle vibrazioni più nobili, più elevate, e sono elementali che durano più a lungo, sono più strutturati, proprio perché la persona che ha fatto un grosso lavoro di coscienza in questa incarnazione e nelle altre vibrerà più alto, e quindi anche i suoi elementali saranno più grossi, più forti. Gli elementali, le forme pensiero che creava Gesù, per esempio, o Gandhi, piuttosto che altri tantissimi maestri, sono elementali che durano nel tempo anche oggi, perché prodotti da una coscienza cristica, cioè incarnata con l'uno, con l'assoluto, con Logos, non soggetta a squilibri emozionali di sorta. Ok. Quindi quello che ogni risvegliato deve addestrare a fare,
si deve addestrare a fare è costruire elementali, cioè forme pensiero potenti, buone, costituite da pensieri all'interno dei quali i suoi sentimenti, i suoi desideri hanno il ruolo di sostegno del suo ideale e non viceversa, mi spiego, non dominati dagli istinti e dai sentimenti, ma il pensiero che accompagna la parte sentimentale della cosa e non che il sentimento accompagna pensieri che sono pensieri più istintuali, anche distruttivi. È molto sottile, ragazzi miei, ragazzi, sto facendo proprio un preambolo doveroso prima di iniziare nello specifico. Ok. Allora, quindi come dicevo, gli elementali dei desideri pensiero, cioè delle persone che vibrano alla frequenza del mondo astrale, quindi più soggette agli squilibri emozionali, più trasportate la parte emozionale dei sentimenti e meno soggetta al controllo della propria volontà dell'io superiore, ecco, questi elementali che creano queste persone, la maggior parte dell'umanità, compresi ancora noi, ok? Beh, qualcuno tra di noi lo escludo, però voglio dire, combattiamo sempre, ok? Quindi queste persone, le forme pensiero create dalle persone che si lasciano trasportare più dagli istinti, diciamo, ok? E sono appunto le persone ordinarie che non possiedono la comprensione proprio della natura del pensiero, ok? Di conseguenza queste persone sono spesso preda delle stesse forme pensiero che hanno creato. Cioè quando tu crei una forma pensiero, quella rimane lì ed è la sua vita, la vita della forma pensiero è indipendente da chi l'ha creata, ok? Quindi ogni volta che tu pensi un qualcosa, un pensiero, ogni volta quindi che crei un elementale, questo elementale viene proiettato all'esterno e alla fine torna sempre al subconscio della persona che li ha creati. Va bene? Dopo vi parlerò anche di cos'è il malocchio, che per nutrirsi deve tornare, quella cosa di odio deve ritornare alla persona che l'ha creato. Ok. Ma così anche le benedizioni, la benedizione torna triplicata a chi l'ha emessa. Il ciclo del fatto che l'elementale torna ogni volta alla persona che l'ha creato, cioè la forma pensiero ritorna sempre alla persona che l'ha creata, questo ciclo si ripete finché queste forme pensiero, cioè questi elementali, non riusciranno a restare all'interno del subconscio della persona e si fisseranno su una base sempre più permanente. Allora, che cosa fanno gli elementali? Assorbono l'energia dal tuo corpo eterico, dal corpo eterico dell'individuo e prolungano la propria vita. Perché questo? Perché gli elementali, essendo viventi, hanno bisogno di cibo, di nutrirsi, come tutti gli esseri viventi. E il cibo degli elementali è la sostanza eterica dell'uomo che li ha creati. Ossia il tuo pensare quel pensiero è il suo cibo, quindi ritorna a te affinché tu lo pensi di nuovo, quel pensiero, ed è il suo cibo questo, va bene? Quindi, che cosa succede quindi? Che quando tu pensi qualcosa, ritorna indietro quella cosa, quell'elementare, la forma pensiero, proprio perché devono assorbire energia quelle forme che sono state create, che sono vitali, hanno una vita propria e assorbono energia dal tuo corpo eterico. Quindi prolungano la loro vita ed è così che si formano tutte le abitudini, ma come le ossessioni, anche il fumo, il gioco, il bere, ok. La tendenza degli elementali a ritornare alla loro sorgente è ciò che rende possibile la legge del karma. Cioè il karma è una legge di bilanciamento. Ciascun individuo, presto o tardi, si troverà davanti agli elementali che ha creato consciamente o inconsciamente. Se crei elementali buoni, nobili intenti, forme pensiero di nobili intenti, ti ritornerà indietro tale karma in positivo. Se crei forme pensiero, pensieri di odio, collera, eccetera, ti ritorna indietro quella cosa. Questo è il karma. Ma come vi ho spiegato anche in un altro video
karma e libero arbitrio, il karma è il terreno di gioco in cui l'uomo fa la sua esperienza per forgiare le sue armi spirituali. Il karma è il terreno di gioco in cui l'uomo si incarna su questo piano terrestre, l'inizio del terreno di gioco affinché lui possa poi pian piano agire per libero arbitrio senza più essere soggiogato dalle forze del karma, definite anche come bisogni. È più complesso di come ve lo sto dicendo, però tutti i bisogni che abbiamo, bisogno quello, bisogno quella, i bisogni proprio viscerali a un certo livello di coscienza sono dettati dal karma. E finché tu non ne fai esperienza non puoi liberartene. Quindi questo non è comunque argomento di questo video. Pensate che il nostro ego, cioè la nostra personalità attuale, le circostanze in cui viviamo, sono la somma totale degli elementali che abbiamo creato da quando siamo scesi nel mondo tridimensionale, ok? E dall'inizio dei nostri cicli di incarnazioni. Quindi, siccome ogni elementale che creiamo e quando poi viene mandato all'esterno intacca anche qualsiasi aura di altre persone, ecco perché siamo tutti uno, tutti abbiamo le stesse dinamiche, lo stesso karma individuale, karma collettivo, ecco perché anche i tarocchi leggono il dramma comune psicologico all'essere umano, perché sono tutti elementali forme pensiero delle vicissitudini umane. E siccome la natura di ogni elementale è avere vita propria una volta che è stato creato, pensato, quindi una volta che va fuori il pensiero ripetuto di un determinato pensiero, appunto, scusate il gioco di parole ma è così, quindi quell'elementale girerà intorno nella Terra anche quando noi non ci saremo più in un'incarnazione. Siccome la vita è una e le incarnazioni sono tante, quando noi lanciamo fuori un pensiero, una elementale, che viene raccolto dalla frequenza di un'altra persona che vibra alla frequenza di quell'elementale che abbiamo creato noi, e quindi si ripercuote. Ecco perché siamo tutti uno. E oggi la fisica quantistica ci conferma quest'unità con ogni singola persona, con ogni singolo oggetto, ogni singola cosa. Dalla grandissima teoria premio Nobel dell'entanglement. L'entanglement ci spiega che due particelle che sono interagite tra loro nello spazio per un certo tempo, una volta separate, sono legate per l'eternità, cioè sono legate per sempre. Mi riservo di lasciarvi le spiegazioni agli scienziati riguardo all'entanglement per entrare più nel dettaglio. Uno di questi dei nostri cari amici scienziati è Fabio Marchesi, che ha sostenuto l'evoluzione del pianeta Terra grazie a tutte le scoperte scientifiche, tra cui quelle che ultimamente stiamo usando, che è quella più forte della tecnica GIA, della gratitudine incondizionata anticipata, che prevede proprio la creazione, grazie alla frequenza alta, di forme pensiero di successo, di intenti di successo, che ci portano a far collassare le funzioni d'onda nella realtà relative alla nostra frequenza di bellezza, di gratitudine, piuttosto che creare forme pensiero negative che fanno collassare nella realtà funzioni d'onda relative a realtà di insuccesso. Ok? Stiamo cercando quindi di mettere la filosofia esoterica con la scienza insieme per avere un corpus quantomeno integrato. Ok, quindi stavo dicendo, la teoria dell'entanglement ci dice che siamo tutti uno. Ci sfate il principio della località, ossia non esiste spazio-tempo. Non esiste spazio-tempo al di là di questa realtà 3D, cioè ogni particella acquisisce, quindi anche ogni essere umano fatto da tante particelle acquisisce informazioni riguardo a tutto ciò con cui ha interagito nella sua esistenza, e queste informazioni le mantiene in una sua memoria, a cui questa memoria è condivisa con ogni cosa che esiste nell'universo e che non ha limiti di spazio-tempo. A questa memoria vi accedono costantemente
anche tutte le particelle che hanno interagito con quella particella oppure che sono uguali a lei. Quindi noi risuoniamo sempre con cose che sono uguali a noi, o a livello conscio o a livello inconscio. Quindi la teoria dell'entanglement della fisica quantistica ci spiega il perché quando noi creiamo delle forme pensiero siamo in connessione con i campi di tutte le altre forme pensiero. E quindi le forme pensiero anche di altri interagiscono con noi. E quindi noi ultimamente che ci stiamo proprio addestrando a mantenere le frequenze alte con il lavoro su noi stessi, grazie anche alla tecnica del GIA, gratitudine incondizionata anticipata, questa cosa ci aiuta a mantenere le frequenze alte per non essere intaccati da altre forme pensiero, perché non siamo ancora totalmente nella coscienza di Cristo, ok? Che non era intaccato da nessuna forma pensiero, ok? Ora, come si forma un elementale, cioè una forma pensiero? Possiamo notare che non è possibile per un essere umano desiderare qualcosa prima di diventare consapevole dell'esistenza di quella cosa, va bene? Per esempio, quando vedo un oggetto, significa che le vibrazioni eteriche della luce colpiscono la sua superficie e trasferiscono l'immagine, le forme di quell'oggetto ai miei occhi. Questo che cosa succede? Questa cosa causa un'irritazione al nervo ottico e quindi sul cervello, si manifesta proprio la situazione del vedere per questo processo. Quindi supponiamo di vedere un oggetto che tutti considerano molto prezioso, va bene? Facciamo un anello di smeraldo, Ok, divento consapevole dell'esistenza di questo oggetto per mezzo della vista e supponiamo che io voglio assolutamente quell'anello, ho un desiderio fortissimo di avere un anello di smeraldo. Che cosa accade? La materia psichica si raccoglie attorno all'immagine di quell'anello, si forma il desiderio. E in questo modo, cioè la mia materia psichica che mi permette di pensare, si raccoglie attorno all'anello e in questo modo si crea il desiderio. È proprio la materia psichica che rende possibile la nascita di un desiderio che è seguito dal pensiero della sua realizzazione, in questo caso il possesso dell'anello. Attorno a quell'anello si creano una serie di elementali che hanno come loro meta ultima il conseguimento dell'oggetto da parte della persona che li ha proiettati, cioè gli elementali che si creano attorno all'anello di smeraldo hanno come meta ultima il conseguimento di ottenere quell'oggetto per mio conto. La consapevolezza dell'esistenza dell'anello e il desiderio di conoscere o possedere l'anello da soli non sono sufficienti, cioè devono seguire dei pensieri inerenti a questo affinché venga creato un elementale. Questo succede inconsciamente nell'uomo, Inconsciamente l'individuo comincia il processo dell'immaginazione visiva, cioè inizia a creare, a produrre elementali che hanno come scopo quello di farti arrivare l'anello. Più ci sono dettagli nella vostra immaginazione visiva, più la vostra forma pensiero, il vostro elementale sarà dettagliato e conciso, cioè sarà proprio definito. Mi spiego? E quindi più l'immaginazione è creativa nei dettagli, più otterrete un elementale che vi farà ottenere quello che volete. Cioè più è preciso il pensiero nei dettagli, più la manifestazione sarà dettagliata. Ok. Siccome la nostra vita quotidiana è condizionata dagli elementali che abbiamo creato in precedenza, anche in altre incarnazioni, e quindi essendo tutti uno, gli elementali essendo credenze, forme pensiero, credenze positive come credenze negative, fanno il corpus mentale di generazioni, va bene? Quindi quelle che abbiamo creato in vite passate ce le ritroviamo oggi anche
sotto forma di credenze che abbiamo creduto nelle altre incarnazioni, quindi siamo tutti uno in un marasma dello stesso elemento, quindi ciò che abbiamo creato in altre incarnazioni ce lo ritroviamo ancora qua, perché le persone che sono venute dopo la nostra incarnazione precedente, per esempio le incarnazioni successive, quelle persone hanno preso i nostri elementali, cioè le nostre credenze, le forme pensiero, è così che si generano le egregore, come vi ho spiegato prima. Quindi il dramma psicologico dell'essere umano, la storia delle credenze del genere umano è tutto frutto di questi elementali, mi spiego? E mi viene anche da dirvi una parentesi sui tarocchi, no? I tarocchi sono uno straordinario strumento di evoluzione spirituale dell'uomo. Quando la grande conoscenza iniziatica prima non si poteva condividerla con tutti perché il collettivo non era pronto, perché non c'era l'elasticità mentale ancora, non c'erano le giuste sinapsi, chiamiamole come vogliamo, non era pronto il popolo o comunque non si poteva comunicare la conoscenza iniziatica per varie vicissitudini che non sto qui a spiegarvi, non è la sede, e venne trasferita negli arcani, gli arcani maggiori. E quindi gli arcani maggiori ci servono proprio, scusatemi, i tarocchi ci servono proprio a individuare il cammino dell'uomo qual è, andando a sfatare quelle credenze limitanti che vengono palesate dagli arcani, dietro i quali ci sono le armi spirituali una volta superate quelle credenze. E quindi i tarocchi, ripeto, quello che facciamo in questo canale è proprio utilizzare questo straordinario strumento evolutivo per il risveglio della coscienza. Risvegliare la coscienza significa capire chi sei e adoperarti per praticarti. E siccome grazie alla scienza, che in questo caso con l'entanglement ci supporta nel sviluppare la nostra parte creativa, la nostra parte femminile, che è proprio dar credito alla parte invisibile della realtà, e quindi è la scienza in questo caso, grazie alla teoria dell'entanglement, che ci supporta nell'avere fede a livello logico, cioè proietti fuori quello a cui tu vibri all'interno. Se vibri alla gratitudine incondizionata anticipata, mi proietti fuori situazioni, circostanze che vibrano a quella tua frequenza lì. Allora che succede? Noi con i tarocchi vediamo qual è la sfida, cioè il karma, cioè le forme pensiero negative che hanno creato, che abbiamo creato e che si sono riperpetuate nel tempo, qual è quindi le forme pensiero negative che dobbiamo superare, e ci potenziamo su quello. Ecco perché è di fondamentale importanza lo studio reale di queste dinamiche e utilizzare i tarocchi per la nobile causa per cui sono stati creati. Quindi oggi, grazie anche alla scienza, alla meccanica quantistica, sappiamo che il futuro lo crei tu. Il futuro lo crei tu. Quindi esistono delle probabilità, va bene? Le probabilità, come ci insegna la quantistica, infinite probabilità in stati sovrapposti, credo si dica così. In queste infinite probabilità di stati sovrapposti ci sono le probabilità che tu ritorni su vecchie credenze, vecchio karma, vecchie forme pensiero, e invece le probabilità che tu le superi. E quindi i tarocchi ci aiutano proprio a superare quelle forme pensiero negative, ad addestrarci alle possibilità che noi possiamo inconsciamente manifestare delle situazioni negative proprio perché abbiamo delle credenze inconsce limitanti. Ci addestriamo con i tarocchi a vedere quali possono essere queste possibilità quantistiche in negativo e iniziamo e facciamo il lavoro su noi stesse di potenziamento delle armi spirituali per superarle, affinché si possa creare una realtà di successo, forme pensiero sempre più positive, del coraggio che ce l'ho fatta come comune denominatore a tutti, va bene? Quindi da quando veniamo sulla terra, perché ce lo portiamo dietro anche dal karma delle altre incarnazioni, famiglia, scuola, sistema educativo, religione, sistema politico, quindi noi viviamo immersi nei nostri elementali. Se una cosa ci dà fastidio, se una cosa ci piace, è il prodotto dei nostri elementali, di quello che pensiamo rispetto a delle circostanze o delle persone. Questo per dirvi cosa? Che noi percepiamo il mondo come buono o cattivo secondo il tipo di elementali che costruiamo al nostro interno e che proiettiamo all'esterno.
Abbiamo quindi capito che gli elementali sono le credenze, no? Ok, sono le stesse cose, quindi in base alle nostre credenze noi proiettiamo la realtà. Cioè niente, assolutamente niente ha valore nel mondo delle tre dimensioni, cioè della Terra, se non ha anche valore all'interno di noi. E ciò che ha valore al nostro interno, che dona valore a qualunque cosa all'esterno. Quando un oggetto all'esterno di noi non possiede la sua controparte all'interno di noi, non ha valore. Quindi, ritornando un attimo al discorso di prima su come si crea proprio la forma pensiero, più una forma pensiero è chiara, dettagliata, ci metti i dettagli, più la si paleserà fuori dettagliatamente così come l'hai visualizzata. Ok. Qui ragazze mie ci stiamo addestrando a mettere in equilibrio la nostra parte razionale e la nostra parte spirituale, no? I due emisferi, destro e sinistro, il destro corrispondente al femminile, il sinistro corrispondente al maschile. E negli ultimi 100 anni la nostra parte maschile si è talmente più elevata in modo spropositato rispetto alla parte femminile. La parte femminile è la spiritualità, la magia, che dobbiamo portare questi assi in equilibrio, e affinché le manifestazioni siano di successo, gli elementari, le forme pensiero siano di successo, bisogna alimentare la nostra parte spirituale. La nostra parte spirituale deve conformarsi ai dettami della nuova epoca, e nella nuova epoca abbiamo, ripeto e ribadisco perché veramente per la mente razionale è un assist questo, la teoria dell'entanglement spiegata proprio dalla scienza, dalla quantistica, che ci supporta nella creazione di una realtà in equilibrio, dove non serve più avere fede. Ci arrivi per processo logico che siamo tutti uniti. Ci arrivi per processo logico a capire che un tuo pensiero condiziona il pensiero dell'altro. Ci arrivi per processo logico e scientifico a capire che la tua forma pensiero, le tue credenze influenzano la credenza o influenzano un'altra persona, influenzano un campo sempre più vasto di persone. Cioè ci spiega la scienza questo. Cioè anche la scienza ci è arrivata al fatto che cose che non poteva spiegarsi, dei fenomeni che non poteva spiegarsi, era perché aveva completamente omesso la parte dell'invisibile. Noi diremmo la parte spirituale. Aveva completamente omesso l'anima. Ecco perché adesso anche la scienza ci è arrivata con la teoria dell'entanglement a includere la parte invisibile per spiegare fenomeni che non sono spiegabili altrimenti. Adesso, siccome noi siamo suggestionati dalle nostre forme pensiero, nel male come nel bene, va bene? E quindi la suggestione, l'immaginazione creativa verso il bene ci porta a creare degli elementali, delle forme pensiero positive, in modo tale che la nostra realtà della terza dimensione ci manifesti tale positività e tale bellezza. Abbiamo visto che la tendenza delle forme pensiero è di riprodurre se stesse, cioè di stimolare nell'uomo una ripetizione di pensieri precedentemente formati, cioè di pensare sempre la stessa forma pensiero. Questo avviene sia nel male che nel bene, come vi ho detto prima, sia nelle ossessioni sia nei pensieri positivi. Infatti molte persone, ma succede a tutti noi, quando sentiamo su noi stessi una certa pressione interna, ok? E questa continua suggestione degli stessi pensieri, specialmente quando magari stiamo andando a letto prima di riposare, che ci arrivano degli stessi pensieri quasi ossessivi, ok? E quindi questo è proprio la matrice, questo è proprio come funzionano le forme pensiero. Ecco perché dobbiamo tendere sempre a creare pensieri buoni e positivi per noi stessi, perché una volta creati ritornano a te per alimentarsi. Quindi sia che siano pensieri positivi o negativi, tornano sempre a te per alimentarsi, ok? Infatti quando spesso i pensieri sono cattivi, spesso l'uomo li considera come dei demoni tentatori che lo spingono verso fare cose che non vorrebbe, verso il peccato, come si suol dire. Eppure questi pensieri sono sue creazioni, e l'uomo è il tentatore di se stesso. Quindi
E i pensieri ripetuti in tal senso giocano una parte importante nell'azione del karma. Il karma è maturo, i pensieri ripetuti ossessivi, quando si hanno dei pensieri ossessivi, quelli generano il karma. O li abbiamo generati anche in altre incarnazioni, e quindi fobie e ossessioni che abbiamo in questa incarnazione avvengono da pensieri ripetuti in altre incarnazioni, che basta uno stimolo, una miccia, una scintilla e riaccende quelle elementali lì. Per esempio, come si può definire il karma maturo, quando si è maturo per essere palesato, no? Un karma. Quando pensieri ripetuti giungono a maturazione, per esempio rispetto al karma che può essere un sentimento di vendetta. Ecco, quando quel pensiero di vendetta ritorna a te per essere alimentato, per nutrirsi, diciamo che è come se a un certo punto il karma diviene maturo. E con l'aggiunta di altri pensieri di quella natura, questa cosa produce una sorta di solidificazione del tutto. Così basta un piccolo impulso addizionale che può portare al compimento di un delitto. Mi spiego? E quindi allo stesso modo pensieri reiterati di aiuto verso gli altri, con la spinta di un'occasione propizia, possono cristallizzare un atto di eroismo. Cioè si ha voglia, la necessità, il pensiero di aiutare gli altri, supportare gli altri, ok? Pensieri di questa natura, basta una piccola occasione per diventare degli eroi, in cui qualcuno chiede aiuto, diventare degli eroi. Sono in questo modo che funzionano. Ossia, il pensiero ripetuto rende l'azione inevitabile. Il pensiero ripetuto rende l'azione inevitabile. Nel male, così nel bene. Un'altra cosa, le forme pensiero dell'uomo tendono ad attirare verso di lui le forme pensiero degli altri, che sono della stessa natura. Se tu hai pensieri di collera, di odio, di invidia, gelosia, tendi ad attirare anche quelle degli altri e viceversa. Siamo tutti uno, nel male e nel bene. Quindi, finché l'uomo non ha il completo controllo del pensiero e delle emozioni, quindi con la volontà cosciente, non può vedere nulla come realmente è, perché tutte le sue osservazioni sono fatte attraverso il filtro, lo specchio dei suoi elementali. Mi spiego? Tutto è sempre colorato dalle forme pensiero che noi abbiamo creato. Ora vi spiego come funzionano le forme pensiero quando le mandiamo a qualcun altro. Allora, una forma pensiero di amore diretta a qualcuno o di protezione diretta a un'altra persona raggiunge questa persona, questa forma qui, questa forma pensiero, l'elementale, raggiunge l'altra persona e rimane nella sua aura come una sorta di scudo, come se fosse una sorta di angelo custode, va bene? Questa forma pensiero. E questa forma pensiero cercherà tutte le opportunità di essere utile e di difendere questa persona, va bene? E come lo fa? Rafforzando tutte le forze stesse nella persona, indebolendo quelle nemiche. Quindi se noi vogliamo mandare una forma di pensiero di amore o protezione a un'altra persona, immaginiamo una forma, proprio anche una forma di una sagoma, qualcuno, immaginiamoci proprio una forma pensiero o anche un'aura di luce bianca mandandola all'altra persona, va bene? Io solitamente faccio proprio delle sagome con gli occhi, delle figure, ok? E le mando su un'altra persona, di protezione per esempio e di guarigione. Cosa succede? Che questa forma pensiero supporterà la forza della persona a cui la stiamo mandando, aumentando le sue qualità animiche e permettendo a questa persona anche di indebolire le forze nemiche che ha all'interno di se stessa e che può prendere dalle forme pensiero negative degli altri. Ok. Sono proprio dei cosiddetti angeli custodi queste forme pensiero, va bene? Mi viene in mente la mamma per un figlio, le preghiere della mamma per un figlio, e queste preghiere sono proprio delle forme pensiero elementali che si aggirano attorno al figlio e agiscono nel modo che vi ho appena descritto, donandogli la forza. Ok,
Quindi questo per dirvi cosa, vi sto spiegando per sommi capi proprio quello che mi viene in mente, anche se non c'è proprio una continuità nel discorso, prendo un punto, lo riprendo in un altro, proprio perché ho deciso di dirvi quello che mi arriva e poi approfondiremo vari punti, facendo altri video magari, ok. E questo per dirvi quanto siamo, per renderci conto di quanto siamo potenti e di quanto il potere è nelle nostre mani. Quindi anche quando non possiamo fare fisicamente nulla per aiutare qualcuno sul piano fisico, le leggi del piano mentale ci permettono di fare molto di più di quello che avremmo potuto fare. Perché i corpi mentale e astrale dell'uomo possono essere influenzati e sono più impressionabili del corpo fisico. Quindi c'è sempre possibile aiutare qualcuno che non c'è, non è vicino a noi, anche se è trapassato dall'altra parte, ok, ma su questo faremo poi magari un video a parte. Però è lo stesso, perché il corpo astrale, il corpo mentale dell'uomo anche trapassato, che non c'è più sul piano fisico, è molto più suscettibile di aiuto rispetto a una persona che è incarnata sul piano fisico. Quando si dice una preghiera per una persona che non c'è più vale molto di più, perché il corpo astrale non ha il filtro del corpo fisico e quindi, e siccome la persona mantiene il corpo astrale dell'aldilà fino a un certo punto, ma non entro nel merito di questo, una preghiera per quella persona, una benedizione, vale molto di più di quanto di imprese eroiche si potessero fare sul piano fisico, ok? Quindi c'è sempre possibile avvicinare i corpi mentale o astrale degli altri attraverso pensieri che facciamo di aiuto, di affetto, eccetera. Perché essendo le leggi del pensiero quelle che sono, è certo che i risultati sono positivi. Non è possibile che non ci riusciamo, anche se sul piano fisico non abbiamo nessun risultato visibile. Mi spiego, perché è immediatamente attivo il potere della mente. Allora, quando mandiamo una forma pensiero, allora vediamo di fare anche la differenza con le forme pensiero negative, in modo tale da darvi un'infarinatura. Una forma pensiero può agire su un'altra persona soltanto se nell'aura di questa persona esistono dei materiali capaci di rispondere alle vibrazioni della forma pensiero che è stata mandata. Che vuol dire? Vi spiego. In questo caso che vi ho descritto, nelle forme pensiero positive, di affetto, di luce, quando questo elementale, quando questa forma pensiero positiva la mandiamo a una persona che non è ancora preparata a riceverlo, questo elementale, questa forma pensiero colpisce la sua aura e torna a noi. In tal caso però la forma pensiero lascerà il marchio sull'aura della persona che non è ancora pronta a riceverlo e quel potere sarà là e la persona potrà beneficiarne in qualunque momento, sarà pronta a vibrare in maniera simile. Va bene? Perciò dobbiamo sempre essere consapevoli del fatto che il bene non va mai perduto. Se amiamo qualcuno che pensiamo non sia pronto, non desideri il nostro amore, non dobbiamo rinunciare né disperare. Continuare a mandargli elementali d'amore e bontà, forme pensiero di amore e bontà, è fondamentale, perché presto o tardi, siccome lasciano il marchio sulla sua aura, presto o tardi avranno effetto su di lui in questa incarnazione o nelle incarnazioni successive. Dipende a che grado di consapevolezza è questa persona. Se vibra a una frequenza molto bassa, potrà essere che in questa incarnazione non riceva le intuizioni giuste a risvegliarsi e debba fare un percorso karmico funzionale a spurgare il karma. Ok. Perché Cristo diceva ama i tuoi nemici? Perché diceva ama i tuoi nemici? C'è una legge esoterica fondamentale dietro questo ama i tuoi nemici. Perché coloro che consideriamo dei nemici in realtà sono persone che soffrono di ignoranza, perché
teniamo a mente che l'amore verso coloro che ci amano è un sentimento molto comprensibile e molto naturale e molto umano. Ma quando amiamo coloro che ci odiano, ci mettono i bastoni tra le ruote, noi ci poniamo in una condizione divina, ci eleviamo spiritualmente, perché abbiamo compreso cosa significa mandare elementali o forme pensiero di bontà e gratitudine anche a chi ci ostacola, perché sappiamo qual è la natura dell'universo, la natura del pensiero, che se mandiamo maledizioni, se mandiamo cattive intenzioni, ci ritorna indietro 7 volte e così continuiamo in un circolo vizioso di karma, di situazioni negative. Quindi il divino che è in noi ci intima di progredire attraverso il lavoro su noi stessi nel guardare grazie alla conoscenza, la realtà da un altro punto di vista, dal punto di vista del giusto. Perché siamo tutti uno. I pensieri che fai tu alimentano i pensieri di altri e quegli altri alimentano pensieri su di te. Amare il tuo nemico è una delle più grandi chiavi iniziatiche. Il nemico sei tu. Se tu mandi una maledizione a un altro, la stai mandando a te perché ti torna 7 volte. Non c'è nessuno fuori. Attenzione, amare non vuol dire andarsi ad abbracciare e baciare una persona che ti ha fatto del male. Non siamo ancora a livello di Cristo. Significa comprendere e benedire quella persona. Io ti benedico, io ti benedico. Qualsiasi elementale che proiettiamo, cioè qualsiasi cosa pensiamo, alla fine tornerà a noi, è la legge. Nel caso di elementali negativi, generati sia consciamente che inconsciamente, la legge è la stessa. Quando ritornano a noi, acquisiscono più forza e maggiore durata di vita. La persona contro la quale proiettiamo per esempio un elementale cattivo, malvagio, una forma pensiero cattiva, ne sarà influenzata solo nella misura in cui vibrerà sulla nostra stessa frequenza. Va bene? Altrimenti quell'elementale colpirà la sua aura e rimbalzerà su di noi con forza 7 volte maggiore di quello originale. Se un pensiero cattivo proiettato con intenzioni malefiche colpisce un corpo purificato, un'anima grande, una grande coscienza, questa forma pensiero negativa che colpisce questa grande coscienza, come può essere tipo una forma negativa, una mandata a Gesù Cristo, mandata a Buddha o un qualsiasi altra persona illuminata con una grande coscienza, un grande animo, questa forma pensiero di maledizione, il malocchio, sto parlando del malocchio, ok, questa forma pensiero rimbalzerà e tornerà indietro con la stessa forza con cui è stata mandata alla persona che l'ha mandata. Per cui farà ritorno a chi l'ha proiettata colpendolo in pieno. Quindi, siccome questa persona, avendo nei suoi corpi mentale e astrale della materia simile a quella della forma pensiero che ha generato, si troverà in condizioni di accoglierne le vibrazioni e dovrà sopportarne gli effetti distruttivi che intendeva causare all'altro. Va bene? Da qui viene proprio il senso che le maledizioni e le benedizioni ritornano sempre a casa. Da ciò derivano pure i gravissimi effetti dell'odiare o del sospettare una persona buona e molto elevata. Quindi se tu odi o sospetti di una persona molto elevata spiritualmente, le forme pensiero mandate contro di lei non la possono toccare, ma rimbalzano su chi le ha emesse, distruggendolo mentalmente, moralmente e molto spesso fisicamente. Quindi qual è il senso di tutto questo? Che
qual è il senso della conoscenza, dell'elevazione spirituale? Che un cuore e una mente puri sono le migliori protezioni contro qualsiasi tipo di forme pensiero negative. Perché una mente e un cuore e una mente puri costituiscono un corpo mentale, astrale, di materia molto raffinata e sottile, i quali non possono rispondere proprio alle vibrazioni che richiedono materia densa e grossolana, come possono esserlo le forme pensiero di bassa lega, da quelle più gravi del maledizioni, malocchio, a quelle di odio, di violenze. Quindi un corpo astrale e mentale purificato che vibra con una materia sottilissima, elegantissima e purissima non può assolutamente prendere tali vibrazioni. Ecco perché è fondamentale il lavoro su noi stessi, l'apertura del cuore che avviene grazie alla conoscenza. Come ci ricorda Rudolf Steiner, padre dell'antroposofia, la via del cuore passa per la testa. Quando tu capisci qualcosa, il cuore si apre. Quindi oltre al lavoro su noi stessi per aprire il nostro cuore e costruire il nostro corpo di gloria, la protezione migliore istantanea contro qualsiasi forma pensiero negativa mandata da altri, ma contro noi stessi, il nostro nemico interiore, che poi è il nostro ego, che ci fa riperpetuare agganciandosi alle forme pensiero negative che abbiamo creato nel corso di questa incarnazione e delle altre. La migliore forma di protezione istantanea e come esercizio quotidiano è quella di mettersi in una condizione di gratitudine incondizionata, anticipata, cioè una forma di gratitudine che anticipa qualsiasi tipo di evento, perché nel mondo invisibile è l'effetto che genera la causa, cioè l'effetto della tua gratitudine di essere un essere umano divino, che genera, come si direbbe in fisica quantistica, il collasso delle funzioni d'onda relative alla tua gratitudine, ossia la manifestazione di eventi che sono sintonizzati sulla frequenza della gratitudine. Quindi con la pratica del GIA, che ormai conoscete tutti, la gratitudine incondizionata anticipata, le 3 volte al giorno, i 5 minuti al giorno di grazie, 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 grazie con il sorriso, è la benedizione a chiunque vibri basso. Sospettiamo per esempio di una persona che coltivi sentimenti di risentimento, frustrazione, invidia, gelosia o addirittura odio nei nostri confronti? Io ti benedico, io ti benedico, io ti benedico, e dici il nome della persona. Utilizzate anche la suggestione di alcuni mezzi che abbiamo proprio a disposizione, come può essere una candela bianca accesa, benedicendo chiunque tu abbia intorno, con chiunque tu abbia a che fare. Io ti benedico, perché capisci che chi prova odio, risentimento, frustrazione nei tuoi confronti ha mancanza di conoscenza, ha ignoranza, prova sentimenti rabbiosi nei suoi confronti, e bisogna avere compassione di chi non è in grado di comprendere. Noi che stiamo qui alla ricerca della verità, a portare il nuovo mondo in auge, abbiamo il sacrosanto dovere di portare l'esempio dell'uomo nuovo, che è quello che scioglie il karma continuamente. Io ti benedico, io battezzo questa situazione, io ti benedico, perché ha un suo percorso. Quella persona che manda maledizioni o malocchio è la stessa cosa. Allora stiamo qua a risvegliarci grazie alla conoscenza della legge spirituale, delle leggi spirituali, affinché portiamo l'esempio di chi è veramente il Cristo incarnato, che si è risvegliato in tutti coloro che hanno a che fare con la costruzione del nuovo mondo. Quindi abbiamo visto che il corpo astrale e il corpo mentale non ha i limiti del corpo fisico, quindi col pensiero si arriva molto più lontano del corpo fisico.
Quindi i pensieri sono cose molto potenti e ognuno di noi genera incessantemente forme pensiero di notte come di giorno. E qualcuna di voi mi potrebbe chiedere che forme pensiero si producono la notte? Niente di meno, niente di più di quelle che producete consciamente o inconsciamente durante la giornata. Quindi si vanno ad alimentare quelle che durante la giornata fai. Ecco perché vi suggerisco anche di praticare la tecnica del GIA, grazie, 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 grazie col sorriso prima di coricarvi, in modo tale che anche le forme pensiero, quelle più negative, possono essere quantomeno più o meno messe in stand-by, va bene? Ok. E quindi la differenza fra un uomo sviluppato e uno che non lo è sta nel fatto che l'uomo sviluppato adopera le forme pensiero coscientemente, sa quanto potere ha il pensiero e quanto karma semina nel bene o nel male. L'uomo invece che non conosce la dinamica, la genesi di tutto questo è come avere come dare una pistola a un bambino, e quindi attraverso il suo karma capirà quanto è importante fare pensieri retti. Voglio mettere un attimo l'attenzione di nuovo sulla responsabilità dei nostri pensieri, quanto più sulle nostre azioni. I nostri pensieri hanno una potenza che genera le nostre azioni, quindi il pensare verso il bene e individuare le forme pensiero negative che gravitano all'interno di noi significa metterle in luce e piano piano sedarle. Che vuol dire sedarle? Perché non si possono eliminare delle forme pensiero perché hanno vita propria. L'unico modo per sedare la forma pensiero una volta che viene creata, soprattutto se è stata ripetuta come l'ossessione, come vi ho spiegato prima, l'unico modo è iniziare ad ignorarla, perché se tu non gli dai il cibo smetterà di mangiare e pian piano perirà. Però si può risvegliare nel tempo. L'unico modo affinché non si risvegli è un atto cosciente di volontà. Ecco perché è il pensiero nobile, è la volontà cosciente che indirizza le tue azioni e i tuoi pensieri verso ideali diversi o verso pensieri diversi, l'unica salvezza a innescare nuovamente forme pensiero negative che hai già addormentato grazie all'indifferenza e uno sforzo cosciente della volontà. E per farvi un esempio di come si riattiva anche dopo anni una forma pensiero che è stata ripetuta per magari tutta una vita, un esempio è chi smette di fumare. Chi smette di fumare deve persistere nello sforzo di volontà, specialmente se ha fumato per 40, 50, 60 anni, deve persistere nello sforzo di volontà, perché basta un niente per riaccendere la forma pensiero di quel pensiero che poi è diventato un'ossessione. Quindi questo per farvi capire un po' la dinamica. Siamo immersi in un sistema in cui siamo tutti connessi, quindi man mano che noi saliamo nella nostra coscienza non verremo sempre via via più influenzati dalle forme pensiero negative degli altri e di conseguenza la nostra aura, il nostro campo energetico positivo vibrazionalmente alto supporterà anche il percorso di altri che vibrano a frequenze più basse, quindi creando sempre di più campi unificati di risvegliati, per creare poi un nuovo mondo dove è tutto un campo unificato di risveglio, ok? Questo è il compito di quest'epoca, il compito che abbiamo noi pionieri del nuovo tempo, questo è il compito della nostra epoca e quindi non siamo esenti dall'esterno, l'esterno ci influenza per potenziare le nostre armi spirituali affinché noi possiamo palesare la nostra grandezza che si fa via via sempre più palese. E come si fa? Lavorando solo su te stessa e su te stesso. Perché non siamo esenti dalle dinamiche della dualità, non siamo esenti dalle forme pensiero degli altri, non siamo esenti dalle egregore negative, né così dalle egregore positive. Quindi il lavoro su te stessa o su te stesso, con a capo la volontà coscientemente indirizzata verso l'ascesi,
detta in altri termini, con la volontà di creare degli intenti di gioia, bellezza, armonia, maestria, mi spiego? Che poi sono gli intenti, sono forme pensiero. Ogni volta che tu li ripensi, quegli intenti, quei pensieri, che cosa succede? Che, come vi ho spiegato, la forma pensiero torna a te poi per nutrirsi, per essere alimentata, e tu attrai con la frequenza di quella forma pensiero ciò a cui stai vibrando. Quindi una forma pensiero, una volta creata, vuole realizzarsi, un intento di gioia e bellezza vuole realizzarsi, e quindi sarà attraverso la tua intuizione, perché l'intuizione è la sola chiave di conoscenza, è la sola chiave di accesso al vero in questo mondo dove il razionalismo divampa. Quindi è la sola chiave di accesso al vero, l'intuizione. Che succede quando tu mandi degli intenti di gioia, felicità, entusiasmo per un futuro glorioso, che già tu lo vivi adesso perché alzi già le frequenze? Allora l'intuizione è qualcosa che arriva dal futuro. Cioè l'intuizione sono i passi che tu devi fare per andare incontro a quegli intenti di gioia e felicità che ti sei prefissa. Vi faccio un esempio: l'intuizione non te la sai spiegare e quindi è il vero. Invece un pensiero è frutto di un processo logico e te lo sai spiegare. Siccome i pensieri, le forme pensiero che abbiamo avuto fino a questo momento erano forme pensiero limitanti, condizionate dal negativo, educastranti, no? Non mi ripeto ancora su questo. Quindi l'intuizione è qualcosa che ti arriva dal futuro rispetto agli intenti positivi che hai mandato, che ti fanno manifestare una realtà diversa da quella che hanno creato i tuoi pensieri negativi prima. Mi spiego? Quindi solitamente l'intuizione non te la sai spiegare, mentre un pensiero normale è frutto di un ragionamento logico, e la logica è invischiata di forme pensiero negative che ti hanno fatto creare la realtà di insuccesso di questo fino a questo momento. Tutto quello di cui abbiamo parlato prima, insomma. L'intuizione la capisci dopo, nel tempo, quando hai fatto quella determinata cosa, ma non sapevi perché la stavi facendo, sapevi solo che dovevi farla. Ok, lo capisci quando poi si manifesteranno uno o più di quegli intenti che ti eri prefissa prima. Quindi tutto il lavoro su di sé, su voi stessi, ossia dando credito all'intuizione, studiando la conoscenza e tutta la legge spirituale, la meccanica quantistica, quindi iniziando a far pratica con il vero, le vostre sinapsi, che sono i collegamenti neuronali nel cervello, rispetto a una realtà di successo, quindi le vostre sinapsi che state creando grazie alla pratica su voi stessi, allo studio della legge spirituale, diventeranno sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi queste sinapsi qui. Cioè questi collegamenti che iniziate a fare, l'intuizione è sempre più accesa e quindi sarete sempre più in contatto con la vostra anima, perché è l'anima che manda le intuizioni. Quindi, essendo l'anima l'unica via di accesso al vero mentre vi manda le intuizioni, la vostra logica deve essere poi usata per praticare le direttive dell'anima. Come vi ho spiegato anche in un altro video, non ricordo quale, la verità vera è ciò che la tua anima dice. Per riscoprire la tua anima devi dar credito all'intuizione, per farti arrivare all'intuizione devi approfondire la tua parte spirituale, lavorare su te stessa, perché ciò che noi consideriamo vero, per il 95-96% delle volte, cioè noi, la massa, ecco, diciamo, non è vero, perché sono un insieme di credenze, di pensieri pensati di altri che noi abbiamo creduto vero. E quindi per accedere al nostro vero, qual è il nostro vero? La sola chiave di volta è l'intuizione. Questo a cosa porta? Ti porta a risuonare sempre con frequenze più elevate e a smettere di risuonare con frequenze più grossolane, distinti grossolani tuoi e degli altri. Ti può attaccare solo ciò che risuona in te. È chiaro? Ma al tempo stesso, come vi dico sempre, la realtà esterna non esiste, esiste solo nella misura in cui tu vibri a quella frequenza, e per elevare
il tuo corpo astrale e farlo diventare sempre più sottile, di materia più elegante, meno grossolana, è solo la volontà che ci porta, la volontà nell'andare incontro a un lavoro interiore disciplinato, ti porta ad elevarti in frequenza e a non essere soggiogata da altre forme pensiero negative di altri che vanno a stimolare quelle che già hai all'interno. Perché non esiste fuori una realtà se tu non vibri a quella realtà. Cioè non può arrivarti niente da fuori che non vibra con un tuo stato interiore, con delle forme pensiero tue interne. Mi spiego? Quindi un sentimento di un'altra persona, una forma pensiero di un'altra persona, un elementare di un'altra persona, può alimentare soltanto delle tue credenze che hai già all'interno, delle forme pensiero tue che hai già all'interno. Ok. Quindi, ragazze mie ragazzi, credo che per oggi basta così. Poi riprenderemo questo argomento, volevo darvi un'infarinatura generale. Per adesso ho detto proprio quello che mi usciva. Avrò omesso centinaia di migliaia di cose perché l'anatomia dell'universo, appunto essendo universo, è un po' grande. È un po' vasta, diciamo. Quindi ragazze mie, io concludo qui per oggi, poi riprenderemo e approfondiremo l'argomento, va bene? E detto questo, vi ringrazio profondamente, grazie per tutto, grazie per il sostegno che mi date sempre, grazie per il sostegno che date a voi stesse. Stiamo costruendo la nuova realtà, la realtà dell'uomo nuovo, dell'uomo che ispira in coscienza gli altri perché è ispirato da Dio. Quindi detto questo vi abbraccio, noi ci sentiamo alla prossima e come sempre che Dio vi benedica. Mua!